Poco tempo prima di morire, John Belushi girò uno sketch molto macabro per il Saturday Night Live. Nel breve siparietto intitolato Don't Look Back in Anger si vede un John Belushi pesantemente truccato da uomo anziano che si aggira in un cimitero e vaga tra le tombe di tutti i suoi compagni di avventura in quello storico e leggendario programma comico che ha donato al cinema americano i migliori comici degli anni '80. Nel filmato Belushi gira tra le lapidi e dice: «Questo era Dan Aykroyd, vittima dei suoi stessi vizi», e via a danzare tra le tombe immaginarie di Chevy Chase, Steve Martin, John Candy e di altri di quegli incredibili talenti che hanno dato vita all'incredibile filone cinematografico del demenziale all'americana. Per ironia della sorte, però, fu invece Belushi a morire per primo tra i protagonisti del Saturday Night Live, e rivedere oggi quel vecchio sketch fa ancora gelare il sangue nelle vene. Esattamente 40 anni fa, in una squalida stanza dell'hotel Chateau Marmont di Hollywood, moriva per una dose fatale di speedball, ovvero una mistura di cocaina ed eroina, John Belushi, il più straordinario e debordante comico della sua generazione. Gli ultimi ad incontrare quella maledetta notte John furono Robert De Niro e Robin Williams. La morte di Belushi fu un trauma per tutta Hollywood. Nessuno aveva mai pensato prima di allora che si potesse morire anche per l'uso di cocaina, e quella morte tragica avvenuta a soli 33 anni fu una doccia gelata per tutto lo star system abituato a bagordi sfrenati. Al funerale di Belushi, Dan Aykroyd fece suonare per l'amico defunto la canzone dei 2000 Pound Bee, rispettando così un patto funebre che i due amici si erano scambiati tempo prima. In seguito alla morte di Belushi, Dan Aykroyd affrontò una pesante crisi depressiva che fece ritardare tutti i progetti cinematografici che i due avevano in cantiere. Tra questi Una poltrona per due. John avrebbe dovuto interpretare Valentine, parte che poi andò a Eddie Murphy, e Ghostbuster, che fu realizzato soltanto nel 1984 con Bill Murray nei panni del dottor Peter Venkman al posto di Belushi. Un omaggio a Belushi compare nel film attraverso il fantasmino zozzone e mangione che ricorda il Bluto di Animal House, Slimer. Quindi Slimer è la personificazione e l'omaggio dei Ghostbusters a John Belushi. Belushi, nei giorni concitati prima della sua morte, stava lavorando ad un film che è definito il film maledetto per eccellenza, Atuk. Atuk, scritto da Todd Carroll, è una sceneggiatura inedita basata sul romanzo L'incomparabile Atuk di Mordecai Richler, un romanzo del 1963. Belushi fu il primo a ritenere Atuk un buon soggetto per una commedia pungente, ovvero la storia di un eschimese che si ritrova trapiantato nella caotica New York. Dopo la morte di Belushi, la parte di Atuk venne offerta a Sam Kinison. Kinison visse abbastanza a lungo per girare una scena, ma fermò la produzione per una riscrittura. Non ci riuscì perché morì in uno scontro frontale a soli 38 anni. 2 anni dopo, John Candy fu considerato per il ruolo di Atuk. L'attore lesse la sceneggiatura, ma morì per un attacco cardiaco a 43 anni. Correva l'anno 1994. Lo stesso anno, a novembre, morì Michael O'Donoghue, attore di Hollywood, per un'emorragia cerebrale, il quale, per un certo tempo, lavorò sulla sceneggiatura. Morì di overdose alla stessa età di Belushi anche Chris Farley, che era stato scritturato per essere il protagonista di Atuk, e morì anche Phil Hartman, che doveva essere un comprimario nel film, ma venne ucciso dalla propria moglie. Questa leggenda nera legata alla morte dell'infinito talento di John Belushi, Blues Brothers, Bluto, Samurai, Ape da una tonnellata e meraviglioso cantante blues. Per chi vuole approfondire questo argomento, consiglio la lettura della controversa e claustrofobica biografia del premio Pulitzer Bob Woodward, uscita nel 1984, che ha come titolo Chi tocca muore.
Chi tocca muore ci racconta tutto di Belushi e ce lo mostra a 360 gradi come uomo e come artista, inserito nel suo contesto storico-sociologico. A 40 anni dalla sua scomparsa resta a tutti noi il rimpianto di non poter più ritrovare sullo schermo il più grande attore americano comico di sempre, ovvero John Belushi.